Ok, per realizzare questo progetto avremo bisogno di filato tipo ciniglia. Io uso questo qua di Tessiland, vi lascio il link in descrizione, uno per, diciamo, la pancia e uno per la parte sopra il dorso e la coda. Dopodiché avremo bisogno di due occhietti, anche di questi vi lascio il link in descrizione con le loro chiusure di sicurezza, un uncinetto numero 4,5, un ago da lana e dell'imbottitura. Cominciamo subito. Partiamo dalla pancia, quindi facciamo il nostro anello iniziale, 1 e 2, e partiamo facendo semplicemente 2 catenelle, 1 e 2. Nella seconda catenella dell'uncinetto, che è la prima che ho fatto, entro e faccio una maglia bassa. Sempre dentro lo stesso spazio vado a fare altre 5 maglie basse. 2, una, scusate, 2, 3, 4 e 5, che con quella iniziale arriviamo a 6. A questo punto questa è la prima maglia bassa che abbiamo fatto. Senza chiudere, senza fare niente, mi sposto direttamente nella prima e faccio una maglia bassa e nella stessa maglia un'altra maglia bassa, quindi vado a fare un aumento. In ogni maglia bassa che andremo a fare adesso dovremo fare 2 maglie basse nella stessa maglia, ovvero un aumento. Quindi questo è il primo aumento, ne dobbiamo fare altri 5. Quindi 1, 2, ogni aumento 2 maglie basse nella stessa maglia, 3, 4 e 5, più quello che abbiamo fatto all'inizio, 6 in totale. A questo punto andremo a fare sempre degli aumenti, ma alternati da una maglia bassa singola. Quindi faremo 6 blocchi di una maglia bassa singola, un aumento. Quindi una maglia bassa singola, mi sposto nella maglia successiva, un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, e abbiamo fatto un blocco. Nella successiva una maglia bassa, nella successiva un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, e abbiamo fatto il secondo blocco. Una maglia bassa nella successiva, un aumento nella successiva e abbiamo fatto il terzo blocco, una maglia bassa nella successiva, un aumento nella maglia successiva e abbiamo fatto il quarto blocco, una maglia bassa, un aumento nella successiva e abbiamo fatto il quinto blocco, una maglia bassa nella successiva, un aumento nella successiva e abbiamo fatto il sesto blocco. A questo punto nella maglia successiva vado a fare una maglia bassissima, quindi così. A questo punto posso tagliare il filo, anche abbastanza corto, tanto poi lo andiamo a nascondere. E semplicemente tiro. E questa è la nostra panciotta. Proseguiamo adesso con la parte alta. La parte del corpo e della coda principalmente è praticamente identica a quella della pancia. Ha poi una piccola variante sulla parte appunto della testa e poi ovviamente la coda che la base non ha. Quindi ricominciamo col nostro anellino, la nostra asola iniziale, ok, 2 catenelle, 1, 2, nella seconda dell'uncinetto, che è la prima che abbiamo fatto, entro, faccio 6 maglie basse, 1, 2, 3, cerco di portarmi dietro il codino mentre lavoro, così lo fermo già,
4, 5, 6, 6, tiro un po' il codino per stringere il lavoro e a questo punto nella prima maglia bassa entro e inizio il giro di aumenti, quindi 6 aumenti nelle 6 maglie successive, quindi 1, ricordo l'aumento è 2 maglie basse nella stessa maglia, 2, 3, 4, 5 e 6 l'ultimo. A questo punto 6 blocchi di una maglia bassa e un aumento alternato, quindi una maglia bassa, mi sposto nella successiva, faccio un aumento e ho fatto il primo blocco, una maglia bassa nella successiva, un aumento nella successiva e ho fatto il secondo blocco, una maglia bassa nella successiva, un aumento nella successiva e ho fatto il terzo blocco, una maglia bassa nella successiva, un aumento nella successiva ancora e ho fatto il quarto blocco, una maglia bassa nella successiva, un aumento nella successiva e ho fatto il quinto, una maglia bassa e un aumento e ho fatto la sesta. A questo punto siamo nella stessa posizione, diciamo la stessa situazione della pancia. Ora però c'è una piccola differenza, dobbiamo fare per 3 volte 18 maglie basse normale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, fate la prima riga. Senza assolutamente fare nulla di strano, continuiamo con le nostre maglie basse, facciamo un'altra riga da 18 e un'altra riga da 18. Dobbiamo fare 3 righe da 18, una l'abbiamo appena fatta. Quindi 1, 2, una volta fatte le 3 righe da 18, vedete, avete questa cupoletta. A questo punto una maglia bassissima nella maglia successiva, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, stiamo facendo la coda. Nella seconda catenella dall'uncinetto entro e faccio una maglia bassa, in quella successiva entro e faccio una maglia bassissima, quindi senza caricare il filo. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella seconda catenella dall'uncinetto, maglia bassa, entro nella successiva, maglia bassissima, entro nella successiva, maglia bassissima. A questo punto 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella seconda, maglia bassa, entro in quella successiva, maglia bassissima, entro in quella successiva, maglia bassissima e poi ho quella di la catenella, diciamo, di partenza, entro lì, maglia bassissima. Nella prima maglia che trovo dopo l'attaccatura entro, maglia bassissima e abbiamo fatto la nostra codina. A questo punto taglio il filo lasciando una bella coda lunga, perché è quella che poi dovremo cucire, e semplicemente tiro così e ci siamo agganciati. A questo punto dovremo andare a posizionare gli occhi. Allora,
piegando a metà in questo modo la cupola, voi avete questa che è la metà dove c'è appunto la coda, girate, ok? E tra l'ultima e la penultima riga mettete il primo occhietto, così, e mettiamo anche il fermo, quindi lo giro e lo fermo. Dopodiché conto 1, 2, 3, 4, nel quinto spazio entro con l'altro occhietto e lo fermo, così, e abbiamo messo i nostri occhi. A questo punto ago da lana, quindi faccio i miei 2 nodini giusto per fermarlo, ok, e prendo la pancia, nascondo ovviamente la parte dove ci sono i fili, la nascondo sotto e questo lo nascondo dentro. Praticamente vedete che i punti fanno una sorta di V, quindi c'è una parte della V che è verso sinistra, una parte della V che è verso destra. Entriamo in quella da sinistra e, stando attenta a non incastrarci con la coda, agganciamo il nostro filo. A questo punto cuciamo semplicemente, usando sempre solo le asole interne. Vedete che qua c'è un'altra asola e qua c'è un'altra asola. Noi entriamo proprio dentro prendendo solo le 2 interne e cuciamo semplicemente la pancia. Sempre sta coda che si incastra. Arriviamo circa a metà e poi basta veramente una piccola apertura, anche un po' più di metà arrivate, e poi possiamo inserire l'imbottitura. Procediamo così, ancora un pochettino, proprio in modo che poi sia proprio facile cucirla dopo, anche perché se sono magari pezzi un po' più grandi ha più senso lasciare un po' di spazio in modo che si possa aggiustare l'imbottitura una volta dentro, ma così piccola basta proprio un'apertura piccolina, non c'è bisogno che ci sia un buco molto grande. A questo punto prendiamo un po' di imbottitura e inseriamo dentro alla nostra piccola balena, ancora un pochettino. Deve essere ben piena, ma non ovviamente troppo, perché sennò poi si deforma. Ok, a questo punto finiamo la cucitura. Semplicemente andando a fare gli ultimi punti. Con l'imbottitura vabbè è un pochino più difficile perché ti incastri un po' non riesci ad appaiare benissimo, ok? È per questo che finché si può si fa un buco piccolo per appunto per l'imbottitura. Okay. Qua dove c'è con la coda faccio qualche punto di sicurezza. E a questo punto possiamo andare a nascondere il filo. Io faccio fare un po' di giri dentro in modo da fermarlo. In modo che poi uscire per il filo sarebbe veramente complicato. Spesso queste cosine qua si regalano ai bambini, quindi meglio essere più sicure possibili.
Ok, a questo punto possiamo tagliare il nostro filo, sistemiamo un po' la codina, vediamo un po' una forma ed ecco qua il nostro amichetto marino. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ditemelo nei commenti e ovviamente iscrivetevi al canale. Per chi vuole c'è anche la possibilità di abbonarsi. Grazie e ciao!